Ragazzi, cominciamo a scalare la vetta del Green Card. Quindi andiamo con il cap 0,85 esposizione 0,15. Vediamo se ci lascia le penne e un'altra volta proveremo anche il gap maggiore. Mi sono arrivati di quei rasoi da fuori di cranio, quindi prima di provare l'ultima piastra probabilmente farò altre prove con altri rasoi. Ciò che voi vi può interessare è il fatto che il codice è attivo sul sito ufficiale, vi lascio il link in descrizione. Con il codice RASORIT10 avete il 10% di sconto sul carrello, quindi indipendentemente da quante cose comprate avete il 10%. Se vi interessa il rasoio, e se no, altra cosa, alla fine mi sono deciso perché ho avuto riflessi di coscienza per un bel po', però a un certo punto mi sono detto, ma perché no? Ho fatto, intanto per adesso poi si vedrà, l'affiliazione al sito Epoca Barberia, quindi sotto nella descrizione c'è il sito di Epoca Barberia, se voi entrate con quel link lì, a me mi danno una commissione sulle vendite. Questo mi lega allo store? No, io compro non sempre lì, compro anche in altri posti, compro dove mi pare a me, compro dove risparmio, voi fate la stessa cosa. Se però dovete comprare qualcosa lì, se dovete farlo comunque, perché non cliccare su quel link e darmi un sostegno a me, che a voi non costa nulla? A voi la scelta. Per il resto, come sempre, a me piace dire le cose che penso. Tra l'altro, due pennelli che ho preso proprio da Epoca Barberia, visto che sul gruppo Passione Rasatura abbiamo anche lo sconto, pennello del Marchese, sia questo che l'elitario. Li ho pagati e ecco, sì, adesso basta, se non mi crede più nessuno. Eccolo, si è affiliato, si è venduto. Dai, eccolo qua, proviamolo. Adesso non posso neanche dire che è buono. No, dai, sto scherzando. Proviamolo. In realtà sapete, mi sono già fatto un po' di prebarba, in realtà sapete che l'ho già provata una volta e quindi adesso lo riproviamo un'altra volta e dopo tiriamo le somme almeno su questo. Dopo proverò anche l'elitario e vediamo magari se mi piace di più, di meno. Ci dovrebbe essere solo 1 millimetro di altezza di differenza, quindi stesso nodo, l'altra volta avevo sbagliato, mi sembrava a occhio così, ma è lo stesso nodo, invece cambia solo 1 millimetro di altezza. Come sapone, siccome ho bisogno di super protezione, andiamo di Barista Remen Gothic Fougère, bomba atomica. Comunque, io ho un amico che ha comprato il Barista Remen, quello al tabacco, l'ha comprato in America ancora quello con lo scheletro del packaging. Adesso è arrivato la stessa versione, però con un altro packaging, che sono venduti da Goodfellas. E se tutto va bene farò l'affiliazione anche là, così imparate. E manco se dovete parlare, parlate per qualcosa. Cos'è che volevo dire? E lui mi ha detto che la profumazione è molto più intensa di quello americano, però c'è anche un packaging diverso. Quindi io ho parlato anche con i fratelli Dong di sta cosa, loro dicono che il prodotto è quello, loro lo fanno certificare dopo così com'è. Quindi io non lo so, non so cosa dirvi, io so solo che certe bombe
di profumazioni restano in America. Qua, per carità, i barrister sono quelli che forse si sono avvicinati di più a quello che siamo abituati, però gli altri che ho provato io con il packaging diverso che ho anche a casa hanno profumazioni molto più spinte. Quindi, motivo per cui e per cosa non lo so, la base è quella del sapone mare, quello non dico di no, però anche il fatto che abbiano fatto proprio una serie di packaging diversi, quelli che sarebbero anche arrivati qua, non lo so, non lo so. Cosa vi devo dire? Io non lo so, non so più niente, non dico niente, provo e parlo. Io so che questo barrister qua, Gothic Fougère, gli dà 3 piste a quello che ho al tabacco che ho preso su Goodfellas. Dopo che sia perché questo per Magard ha sempre Omnibus, ha una composizione diversa, non ne ho idea, non ne ho proprio idea. L'Inci è uguale, è diverso, non lo so, però ragazzi, questa è la verità. Questo sapone qua è un altro pianeta, per me. Però può essere che per Magard abbiano fatto qualcosa di diverso. Può essere che gli oli della profumazione, che è una roba potentissima, ce n'è una tonnellata dentro, magari siano riusciti a dare anche delle prestazioni in più al sapone, che ne so io. Sta di fatto che un sapone così non l'ho mai provato. Bene, siccome ho altri set americani di barista, proveremo anche quelli, prima o dopo ci arriveremo. Vediamo se riesco a farmi del male. C'ho qua. Però la cosa magica di sto rasoio è che anche qui i gap più alti è sempre dolcissimo, c'è un rasoio dolcissimo. Però ragazzi, qua c'hai la lama appoggiata al viso, c'è chi ha una pelle delicata come la mia, dovrebbe fare pelo obliquo e dopo andare a nana. No, continuare a insistere. Invece io sono scemo, insisto e quindi. Comunque sono contento di avere un po' anche sistemato i rapporti con Bruno Iepariello. Ho anche provato qualche base di sapone Mari che si vedrà in futuro, dato qualche mio feedback. Anche con Tarenzi siamo riusciti a parlare, sono felice che sia tornato nel mio gruppo. E insomma, ecco, io da un lato, lo devo dire, devo ammetterlo, ho avuto anch'io un periodo molto difficile, un po' lo stress di problemi che avevo al lavoro. Ho avuto una grossa depressione, quindi ho avuto anche dei problemi personali, diciamo, ecco, in famiglia e via dicendo. Altre cose personali, un po' tutto l'insieme non mi faceva essere di un umore meraviglioso. Adesso sto meglio, dove ho fatto anch'io degli errori, ho cercato di mettere a posto le cose, in certi casi neanche più di tanto, in altri casi magari ho fatto anche i miei errori, come ne hanno fatti altri nei miei confronti, perché sia chiaro che io posso anche sbagliare, ma se sbaglio anche dall'altra parte siamo pari. Quello che conta però oggi è, dove è possibile, mettere a posto le cose. Quindi trovare anche dall'altra parte comunque le porte aperte è un segno di maturità da tutte e due le parti, e quindi è una cosa bella, sono felice di questo. Dopo, nasce o non nasce l'amicizia, tra virgolette, non importa. Ciò che conta è che i rapporti siano distesi e tranquilli, ecco. Tutto qua.
Pennello, tanta roba comunque. Allora, vi dico la verità, ma qui è gusto mio. Allora, questo è il primo sintetico che a tutti gli effetti sembra un tasso. Cioè questo sembra un tasso Silvertip di montagna con un pelo più di Becbo. Però è di una morbidezza allucinante. Le setole però quasi non si sentono. E può essere un benissimo per chi vuole un pennello morbido, secondo me è eccezionale. Però a me piace un po', cioè, a me la sensazione di sentire anche un po' le setole, non troppo come il tuxido nuovo delle volte che per me era veramente esagerato, ma sentire un po' le setole, le LC3 qua, anche mamma mia, che proprio sentire il massaggio delle setole con un bel backbone ancora più sostenuto questo, ma senza esagerare, a me questi fanno impazzire ancora un po' di più. Però vi devo dire che qualità-prezzo, costruzione, manico, ciuffo e tutto, probabilmente è il miglior sintetico oggi sul mercato. Questo è il Botti NC3, io ce li metto lì da averli tutti e due. Mi dispiace una cosa, che la Botti, io ho parlato con il commerciante, insomma con quello che è il responsabile di produzione, gli ho detto del discorso di stare attento a incollare i ciuffi, che non ci sia o colla sotto, che non sia troppo stretto, perché molti hanno un backbone troppo esagerato e non va bene. Però a parte quello, il ciuffo è di una qualità mostruosa per me. Come è ottimo anche lo Humo G5, però per me è un filino sotto, che secondo me non è altro che l'Omega Evo 2. Cioè, adesso guardando bene, no? Se io adesso mi fermassi qua, cioè faccio un po' di contropelo, un po' di obliquo nelle zone e mi fermo, ragazzi, cioè son liscio, è una roba. E dopo io mi metto a insistere perché sono un malato cerebrale. Ma lo sapete che mi sta dando più feeling quasi a 0,85 qua che l'altra, che a 0,65. Comunque per me è già sufficiente, 0,45, 0,65 è già sufficiente, però, no, è quello qua adesso i red point che comincio a insistere in contropelo arrivano. Sembrava strano. Ma perché vedi, cioè, per quanto tu vai su di Gap, ti sembra sempre che il rasoio sia uguale, cioè sia sempre dolcissimo. Lui è dolcissimo, ma è una piaglia micidiale. Quindi quello che vi dico è, per me, e lo sto vedendo adesso sulla mia pelle, 0,45 è perfetta, 0,65 per quando hai 4-5 giorni di barba, basta, per me ci si può fermare lì. Dopo, volete fare i temerari, per me potete prendervi anche da 1,05, però ragazzi, se avete una pelle delicata. Comunque gran bel sintetico, uno di due pennelli me li tengo, tutti e due no, perché comunque bello sì, ma boh, il mio preferito resta sempre l'NCT, ma lì è proprio una cosa personale, però oggettivamente questo è il miglior ciuffo sul mercato. Prestazioni, morbidezza, eh, probabilmente il miglior ciuffo sul mercato, ragazzi. Quindi se vi fa piacere vi lascio sotto
il link o lo prendete dove cavolo vi pare, io l'ho preso lì ed è una bomba. Una bomba. Ma difatti sono già 3-4 sul gruppo che l'hanno preso e tutti mi hanno detto che una bomba effettivamente è un gran pennello. Questo è proprio il pennello che più si avvicina al tasso in assoluto. Questa è la realtà. Bene, ragazzi, ci siamo voluti bene, io vi ho voluto bene e adesso facciamo i ritocchi e facciamoci del male. Non c'è quasi più niente. Mamma mia. Se mi facessi crescere il pizzetto, no? Come qualcuno, potrei usare qualsiasi rasoio a sto mondo. Ma sta parte qua maledetta che già è difficile di suo, in più. Quando sai da usare ste pialle, fanno la differenza. Soprattutto quando sono un malato di BBS assoluto come me, che finché non sento che praticamente il pelo sotto la pelle non mi fermo. Ma tanto fra qualche ora ti ricresce, cosa ti metti a insistere? Bella domanda. O poi io mi metto a letto, comincio a tastarmi, sento il pelo qui, il pelo là, non dormo più. Comunque poteva andare peggio, eh. Alla fine mi sono fatto solo una piccola mitragliata nella zona mia più delicata, diciamo, ecco. Ah, ecco, sul sito della Green Cult ci guadagno niente sul sconto. L'ho provato e gli ho detto, ma scusa, ma perché non facciamo sconticino per chi, se qualcuno è interessato? E ho detto, insomma dai, ha detto no, non possiamo su Etsy perché abbiamo già delle spese in più, se vuoi sul sito ufficiale ti facciamo un 10%. E quindi ho detto, vabbè, lo facciamo, per voi si fa. Ecco. Allora, mitragliatina di Red Point, un BBS, cioè, praticamente ci vediamo fra una settimana per vedere un altro po' di, usiamo un po' di connettivina di Goodfellas. In sti casi è oro. Ho finito questo, proverò anche la vera connettivina e voglio vedere la differenza. Però intanto c'ho questo, adesso anche col Black Friday 35% vale la pena prenderne un paio. Infatti potevo anche prenderlo, mi sono dimenticato, bravo me. Ma il punto è questo, un conto è affiliarsi a un negozio e dopo spingere perché la gente compri qualcosa nel negozio. Questa è una cosa che non farò mai, io vi dirò sempre, mi sono appena tagliato per farmi i ritocchi, proprio stasera sono scemo. Un conto, sono proprio stanco oggi, si vede, no? Un conto è fare un'affiliazione a un sito e dopo pretendere che la gente, o insistere, o provare tutte robe di quel sito lì in modo di spingere che la gente compri lì. Io vi dirò sempre comprate dove vi conviene di più, dove vi trovate meglio, fate quello che vi pare. Però se sotto nella descrizione metto uno o due siti, adesso vediamo, magari ne aggiungo anche un altro, magari uno dice, vabbè, a me non mi va o non ho la possibilità di farti una donazione, non mi va di farla, benissimo. Però, non so, domani dovete comprare da Epoca Barberia, magari fra una settimana dovete comprare dal sito di Goodfellas.
c'è il link sotto lì, a voi non cambia niente. Tra l'altro su Goodfellas abbiamo anche il 5% adesso con Passione 5% di sconto sul sito. Cliccate lì, lo sconto del sito è sempre attivo, quindi avete il vostro 5%. Se io dopo prendo qualcosina di commissione, cosa c'è di male? Quindi a voi non costa niente, a me mi date una mano a sostenere il canale ed è finita lì, no? Un po' di massacro me lo sono fatto, questo qua mi sono proprio tagliato io per andare in cerca di fare, errore mio. Qua 2-3 red point, per me questa è la nasatura sopra il limite. Allora, se facevo pelo e obliquo ero già abbastanza a posto, liscio, sicuramente pulitissimo, a livello quasi di Edwin Jagger secondo me, però non sarei arrivato al BBS assoluto, io non sarei stato felice. Serve ridursi così? No. Ecco perché questi qua li provo ma dopo non li uso. Uso altre cose, mi sono selezionato i miei rasoi, però per amore della patria proviamo. Qua sarebbe da fermarsi, quindi quando provo la prossima piastra là vedremo veramente bagni di sangue probabilmente. Il rasoio è fantastico, non si può dire niente, anche con sto gap, se uno fa pelo obliquo o anche un leggero contropelo, ragazzi, sei liscissimo, pulito, perfetto, quindi è un rasoio che ha delle doti fantastiche. Per me è meraviglioso, ma per come vedo io la rasatura tradizionale, le prime 2 piastre sono più che sufficienti. Ottimo, ottimo, veramente un gran pennello, bello il manico, bella la presa. Vediamo se preferisco l'elitario o questo, come presa e come ciuffo, però già questo, ragazzi, è un gran sintetico. Qua parliamo di 3 migliori ciuffi, questo e l'NC3 per me sono i 2 migliori ciuffi in commercio. 2 caratteristiche diverse, sono 2 ciuffi diversi uno dall'altro, questo si sente meno ancora, cioè questo sembra veramente un tasso, l'altro si sente un po' più sintetico, però a me da gusti tutti e due. Tra i due, proprio gusto mio, l'NC3 ha sempre un passettino in più, però questo qua non c'è niente da invidiare, anzi oggettivamente questo probabilmente è anche un passo oltre come tecnologia. Comunque ottimo. Bene ragazzi, adesso mi do una sciacquata. Che ho chiacchierato anche troppo. Ok, mi metto un po' di colla vinilica nel taglio perché mi sono proprio pizzicato come uno scemo. Non c'avevo niente, ma io come un eroe di guerra devo andare a togliere l'ultimo micropelino. Ok, come aftershave andiamo giù di cattiveria con Inferno, che secondo me, non avendo ancora le after, ma forse mi arriverà, è quello che si abbina di più. Non solo come packaging, ma anche come note terrose, legnose, boscose, pelose. Sapete che l'alcol non lo sto sentendo? Cioè, questo è sintomo che al di là che un gap così, quando vai a spingere in contropelo, porta via praticamente, se c'hai una micro escrescenza, vola via, appena sbagli un pelo, zac, ti pizzica. Al di là di quello, che è un rasoio, cioè ma ragazzi, ho un'irritazione? Zero. Significa che la rasatura è dolcissima e super confortevole. Però ragazzi c'hai la lama in viso e quindi basta veramente niente perché ti scapita e poi quindi non ti fai la rasatura super mega rilassata. Gap 0,45, 0,65, siete a posto. Dopo non avete bisogno di altro. Se vi piace farvi le sbarbate temerarie, sparatevi direttamente anche la 1,05 così state tranquilli che il pelo non vi cresce più per un paio di settimane. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!